Benvenuti ad XWF History. Nella scorsa puntata King e Johnny ci hanno raccontato quello che accadeva nella seconda stagione della XWF che andò in onda da aprile a maggio del 2013. Oggi invece ci occuperemo di raccontarvi la stagione andata in onda da terza da giugno a novembre 2013. Questo sembra la solita, bisogna nemmeno preservare. Hai ragione, anche se non ho bisogno perché tutti mi conoscono, sono Miss N come c'è l'unico. Ciao gente! Andiamo subito a parlare della terza stagione che vede nel primo episodio King presentare ben due nuove cinture, quella per il titolo massimo e la Cruiserweight che va a sostituire la Light Heavyweight detenuta da Zeus. Però non tutti sono d'accordo con questo cambio di cintura, infatti DPX si presenta con la vecchia cintura e sostiene che è quella la cintura di valore, non la nuova cintura presentata da King. Successivamente anche Killer, nemico storico, cioè un nemico di Zeus, fa capire in un promo all'interno del backstage che secondo lui l'unica cintura importante era quella del Light Heavyweight e non quella di Zeus. Certo, allora King decide di prendere la situazione in mano e sancisce un tag team match in cui lui e Zeus sconfiggono DPX e Killer. Nell'episodio 2 invece King carica Zeus di prendere i titoli vecchi, quindi da DPX e Killer, visto che non hanno appunto più valore, da stabilire così nuovamente l'ordine. Per farlo indice un freeway match in cui è il vincitore che prende tutto. E fu Zeus, in questo caso a battere Killer e DPX, portando via tutti i titoli. Le manie di grandezza di Zeus diventano quasi incontenibili, infatti nell'episodio 3 si presenta con tutte le cinture, anche quelle vecchie senza valore, e si proclama Triple Crown Champion. Nello stesso episodio DPX sconfigge Zeus. Il match fu arbitrato da Killer. DPX sciocca tutti annunciando il suo ritiro dall'XWF. Nell'episodio 4 il King e Zeus litigarono perché appunto Zeus si fece annunciare come Triple Crown Champion e non restituisce appunto le cinture al King. E allora, boom ragazzi, perché se arriva un crazy match tra i due e King ovviamente sconfigge Zeus. It's the chill down my spine, the thrill that I need, I can't get enough. It's the one thing I'm burning inside. It keeps me alive, I can't give it up. It's the one thing I need. The one thing I need. The one thing. E invece nell'episodio 5 c'è il ritorno di un rivale, un mio rivale, AM! E vediamo una prova. L'episodio 6 fu un evento molto speciale che vede il match tra King e Killer. C'è da dire che questo fu il primo match di Killer per il titolo massimo. Questo fa vedere come durante il corso di stagione sia migliorato come lottatore. Ma a vincere fu King. Avevi tutti? Beh, qualcuno no. Beh, io non ne avevo. E poi qui nell'episodio 7 è Zeus a sconfiggere Killer. Nell'episodio 8 invece Killer a battere King. No! Sì, anche se il match non era per il titolo e Killer è stato aiutato da Zeus. Ah, adesso. Questo fa capire come era alta la voglia di Zeus di vincere l'unico titolo che non aveva mai vinto. Tanta da appianare le rivalità che aveva con Killer. Infatti la rivalità tra King e Zeus va avanti. Però finalmente poi si raggiunge un compromesso e ci fu la firma di un contratto per un match all'Halloween Night Fire del 2013 che per l'occasione divenne Halloween Night Massacre. Ed eccoci così all'episodio 9, durante il quale si svolge l'Halloween Night Massacre, di cui abbiamo gli highlights che possiamo vedere.
Durante questo evento, come abbiamo visto, King batte Zeus, però il bello arriva dopo il match quando AN e Killer salgono sul ring e picchiano King. E Zeus coglie l'occasione per autoproclamarsi vincitore del match. L'episodio 10 è un po' particolare perché la XWF diventa ZWF, in quanto Zeus è fuori controllo, che pensa di essere il nuovo capo della federazione, cambia il nome. Però arriva King che trova il modo di mettere le cose a posto, massacrando Alien nel backstage e poi anche Killer. Dopodiché King fronteggia anche Zeus, ribadendogli che era stato lui a vincere il match dell'Halloween Night Massacre, distruggendo tutto il suo gruppo. A quel punto Zeus rimane da solo sul ring e che succede? Colpo di scena, DPX fa il suo grande ritorno e con un extreme drop mette a tappeto Zeus. Ed è così che si conclude la terza stagione della XWF e si conclude anche la nostra puntata. Ragazzi, è stato un piacere avervi qui, un saluto, un bacio e alla prossima! Ciao belli!